Benvenuti in questo nuovo video. Oggi introdurremo il concetto matematico di equazione. Cos'è un'equazione? Per assicurarvi vi dico che non è nulla di difficile. Pensate, avete giocato con il concetto di equazione, seppur in modo inconsapevole, già alle scuole elementari. Quante volte vi è infatti capitato di dover risolvere enigmi tipo questi rappresentati in questa slide? Ad esempio, dovevate trovare quel numero che addizionato a 2 dava come risultato 5, oppure quale numero bisogna moltiplicare per 3 per ottenere come risultato 12, o ancora quale numero dovrò dividere per 5 per ottenere 1 come quoziente? Ebbene, per risolvere questi esercizi vi veniva chiesto di ragionare per individuare il numero mancante, cioè di trovare il risultato di queste semplici equazioni. Vediamo ora come si risolvono delle equazioni un po' più complesse. Cerchiamo di ragionare insieme alla risoluzione di questo problema algebrico che descrive il testo di un'equazione. Il quadruplo di un numero uguale al numero stesso più 3. La prima cosa che dobbiamo fare è quella di tradurre in linguaggio matematico il testo di questo problema. Il problema parla di un numero generico che decido di indicare con la lettera X, e questo numero ha delle precise caratteristiche. È un qualsiasi numero tra gli infiniti numeri che appartengono, questo simbolo qui si legge appartiene, all'insieme dei numeri reali. Inoltre il testo del problema ci dice che il quadruplo di questo numero, che significa 4 volte il numero, ossia 4 per x, è sottinteso il segno per tra il numero e la lettera, è uguale, mettiamo il simbolo uguale, al numero stesso che abbiamo detto si chiama x, quindi riscriviamo il segno x all'interno dell'equazione, più 3. Quindi semplicemente aggiungiamo il segno di addizione e il numero 3. Analizzando il testo del problema, abbiamo ottenuto la seguente equazione, in cui ci sono due espressioni letterali che si trovano a sinistra e a destra del segno uguale. Come si risolve un'equazione di questo tipo? Un po' come si faceva alle scuole elementari, cioè dobbiamo trovare quel numero che rende vera l'uguaglianza tra le due espressioni, quella a sinistra e quella a destra. Se pensiamo a questo esercizio, il numero che manca per avere un'uguaglianza è il numero 3. Infatti a sinistra, se eseguo la somma come riportato, otterrò il numero 5, quindi ottengo l'uguaglianza che cercavo. Questo principio vale per tutte le equazioni. Ma in che modo dobbiamo procedere? Perché in effetti abbiamo detto all'inizio che questa è un'equazione un po' più complessa. Proviamo ad assegnare al simbolo x dei numeri a caso e vediamo, una volta svolti i calcoli, cosa succede. Ipotizziamo di voler assegnare alla x all'interno dell'equazione il numero meno 2. Quindi ogni volta che compare la lettera x sostituirò la lettera con il numero meno 2. Sostituisco il numero, ovviamente nel caso del prodotto dovrò racchiudere all'interno di una parentesi tonda il numero meno 2 poiché è presente anche il segno meno. Svolgo i calcoli e in effetti trovo che i due numeri non sono uguali, per cui anziché scrivere il simbolo uguale scrivo il simbolo matematico diverso, perché meno 8 è diverso da 1. Proviamo con un altro numero. Se x è uguale a meno 1, sostituisco il numero, svolgo i calcoli e ancora una volta non ottengo un'uguaglianza. Meno 4 è diverso da 2. Proviamo con dei numeri positivi. Se x è uguale a 2, cosa succede? Sostituisco il numero, eseguo i calcoli e trovo ancora una volta due numeri diversi. Facciamo insieme un altro tentativo con x uguale a 1. Sostituisco il numero,
svolgo i calcoli e in effetti a questo punto mi ritrovo un'uguaglianza. In questo caso posso dire che x uguale a 1 è la soluzione della mia equazione. Se continuassimo ad assegnare alla x altri valori, scelti tra le infinite possibilità presenti all'interno dei numeri reali, troveremmo che questa uguaglianza non sarà più vera. L'unico valore che ci dà un'uguaglianza vera è 1. Ovviamente quando ci viene chiesto di risolvere un'equazione non dobbiamo procedere a tentativi fino a trovare il numero che verifica l'uguaglianza. Spenderemo veramente tanto tempo a risolvere le equazioni in questo modo. Vedremo in altri video come si dovrà procedere. Lo scopo del video di oggi è quello di descrivere in modo concreto il concetto di equazione. Si chiama equazione un'uguaglianza tra due espressioni verificata solo per particolari valori assegnati alla lettera. A differenza dell'identità che abbiamo visto nel precedente video, è che è un'uguaglianza sempre vera per qualsiasi valore scegliamo di dare alla nostra lettera. Per comprendere pienamente un argomento nuovo, ascoltare non è sufficiente. Provate a svolgere questi esercizi, capirete così se è tutto chiaro oppure se avete bisogno di ripassare l'argomento. Buon lavoro, vi aspetto al prossimo video.